sono entrato io a far parte del gruppo, il gruppo cambiò nome da 1999 a 9999 e io fui in qualche modo coinvolto in questa avventura perché il mio lavoro era quello di fotografo. La Space Electronic è, secondo me, una delle attività più importanti del gruppo in quegli anni, all'inizio, alla fine degli anni 60, inizio del 70, e nacque da un'idea di Fabrizio Fiumi e Carlo Caldini, che era un momento che c'era molto interesse per la musica e quindi, fra l'altro, Fabrizio Fiumi che stava frequentando la facoltà di architettura, aveva scelto come tesi di laurea proprio la realizzazione di una discoteca. C'era stata una situazione a Firenze abbastanza drammatica, quella dell'alluvione dell'Arno nel 1966, che in qualche modo favorì questo progetto perché loro avevano bisogno di trovare un ambiente abbastanza grande nel centro di Firenze e il centro di Firenze era stato completamente sommerso dall'acqua e quindi c'era proprio nel centro, vicino alla stazione, un edificio che era adibito a un'officina di rettifica dei motori, che però aveva subito questa alluvione e quindi praticamente l'attività era cessata, era libero, disponibile, libero non del tutto perché era pieno di fango e di detriti di vario tipo. Comunque l'elettronica entrava, diciamo, per tutto perché all'interno funzionava un sistema c'era una telecamera che con molti monitor, molti televisori disposti in vari punti della sala, quindi le persone si potevano vedere e documentava un po' quello che era, perché il locale è strutturato su 2 piani, al pian terreno che non è proprio un pian terreno, lo definirei un seminterrato, perché si scendeva giù con uno scivolo e giù c'era il bar e i servizi e una specie di zona di incontri. Poi invece al piano di sopra c'era la discoteca, era costituita da questa sala con la pista al centro. Ai lati c'erano delle strutture di metallo ad uso gradinata che potevano contenere tantissime persone e poi al centro in alto c'era un ponte che attraversava tutto il locale dove ci stavano solamente i tecnici. Il locale era stato pensato anche non solo come una discoteca, ma un locale multiuso.
Tant'è vero che nei primi anni venivano svolti vari programmi, ci sono stati molti eventi. Uno dei maggiori è quello del Living Theatre, che per l'Italia era una novità, e quindi fu una grossa reclame per lo Space portare questo gruppo teatrale all'interno dello Space. E tanto per fare degli esempi, uno dei nostri progetti, forse quello più importante, è stato quello del MoMA, presentato al MoMA di New York nel 1972, mi sembra, sì. Che fra l'altro importante anche perché faceva parte di un concorso che noi avevamo vinto perché era un progetto per giovani designer, e noi avevamo presentato questo progetto e si trattava di creare un orto di verdure, di vegetali all'interno di un appartamento. Era un po' una riscoperta in fondo delle origini in un mondo che non offriva tante possibilità di... Sì, oggi per esempio si parla tanto del biologico, però poi non si sa a che livello sia veramente questo biologico, magari c'è solamente il nome e poi la realtà delle cose è un'altra. Il nostro interesse per l'ambiente fu accentuato molto anche nel progetto del 1971 per l'Università di Firenze, e in questo nostro progetto si trattava di fare un'università che funzionasse nella natura, in un bosco addirittura di sequoie, delle sequoie prese dal parco di Yellowstone negli Stati Uniti e trapiantate a Firenze, che sono alberi che raggiungono 100 metri, anche 120 metri, quindi nel fotomontaggio sono addirittura più grandi del Duomo.